Buongiorno amici, anche oggi si va a scuola e anche oggi mi sono svegliato 3 minuti prima di dover uscire di casa. Guardate un po' che nebbia, non pensavo che ci potesse essere in California. Yes, thank you very much. Help yourself. Thank you. Ladies and gentlemen, yesterday I found a make right. Peanut butter, no, che dici, the big one. And what happened? She said that she went. Oggi è il giorno delle ciambelle, infatti mi sono già preso 2 ciambelle per $2, perché ogni ciambella costa $1. Ne prenderei un'altra, ma adesso vado a pranzo, quindi... Ok, I'll take my third and last. You say it's the last. No, this is the last. Yeah? Mi sono preso la terza ciambella. È troppo buona. Ora il piano è andare in un negozio di vestiti usati che sta qua vicino a scuola, che ho visto su Google Maps. È un negozio dell'usato che vende un po' di tutto, ma anche vestiti, e si chiama The Salvation Army, e ora vedo che ha da propormi. In realtà l'unica cosa interessante che ho trovato è questa. Guardate quanto è americana. Però alla fine è solo una polo normale che non mi metterei mai. Ora mi faccio un giro fra le cose che non sono di vestiti e poi me ne torno a casa con la coda fra le gambe. E va bene, e va bene. Ho messo in padella il macinato di pollo senza niente, solo un po' di sale e di pepper. Però mi sa che metto della pasta perché da solo non è molto invitante. Comunque la spesa $21. Avevo troppa fame, mi sono fatto una sorta di ciotola di spaghetti, pollo, guacamole, formaggio. Sto per morire. Ragazzi, è giunta l'ora di fare questo video ask. Mi avete fatto un sacco di domande sotto tutti quanti questi vlog, quindi non c'è stato neanche bisogno di chiedervi di farmi domande. Meglio così, perché quando me le fate voi direttamente è più spontaneo. Quindi ora prendo il mio Mac e vediamo un po' di rispondere ai vostri dubbi. Allora, ho preso le domande più frequenti che mi avete fatto. Chiara mi chiede: ciao Marcello, potresti spiegare come sono organizzate le vacanze studio Kaplan, alloggi, costi eccetera 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 eccetera. Allora, come ho detto nel primo episodio, questa cosa che sto facendo io è leggermente diversa, nel senso che sto collaborando con Kaplan, che mi ha offerto il corso di studio e l'alloggio e i voli, per venire qua appunto e fare video. Comunque, se siete curiosi, andate sul sito e controllate là. Marcello, te ne prego, puoi spiegare come funziona questa scuola e tutto? Allora, vi dico quello che so. Nel mio corso, per esempio, ci sono varie persone che vengono da varie parti del mondo. Io faccio un corso di 15 ore alla settimana, quindi corso base. Per fare 15 ore alla settimana non serve avere il visto studentesco, basta il visto turistico, cioè l'ESTA nel caso degli Stati Uniti. Invece alcune persone del mio corso fanno più di 15 ore alla settimana, infatti fanno sia la mattina che il pomeriggio. Quelle persone là hanno fatto il visto studentesco. Poi sia quelle persone sia me stanno o negli alloggi come questo qua, in dei residence. Questo qua in realtà è una sorta di complesso di appartamenti, è un grattacielo questo qua, dove però dormono moltissime persone che studiano alla scuola di Kaplan, mentre altre persone stanno in homestay, cioè in famiglia. Ovviamente il costo varia in base alla location, il tipo di corso, quanto dura. Ci sono persone nella mia classe che stanno qua per 9 mesi per esempio, quindi comunque vi conviene andare a vedere sul sito. Alessandro Forleo mi scrive: hai capezzoli grandi. Ragazzi, non è vero. Ciao Marcello, so che hai fatto video dove ne parli, ma che te ne pare dell'idea di fare un vlog dell'allenamento che fai all'aperto, mostrando che se c'è... Ok, vlog sull'allenamento. Magari ve ne parlo la prossima volta che mi alleno in palestra, però appunto col fatto che non voglio stressare la caviglia penso che andrò in piscina nei prossimi giorni. Comunque la prossima volta che vado in palestra vi dirò quello che faccio, nonostante non sia nulla di molto intenso e non so se va bene per voi, non sono un personal trainer, ogni persona è diversa, quindi... Marcello del futuro, vorrei sapere se stai notando miglioramenti nel tuo inglese, anche io vorrei impararlo bene. In questa settimana sono decisamente migliorato, anche per un motivo molto semplice. Quando stavo a casa non praticavo inglese, quindi anche quello che sapevo non riuscivo ad usarlo bene. Adesso che sono costretto ad usarlo, un sacco di cose che sapevo sono uscite fuori naturalmente. In più sto imparando un po' di pronuncia, però potrei fare di meglio, potrei fare molto di meglio, perché sto parlando poi poco inglese al di fuori della scuola. Oh, la piscina è una location molto più carina. Allora, ciao Marcello, ti volevo chiedere per quanto starai in California. Come ho detto nel primo vlog in assoluto, io sto 2 settimane a San Diego, una a Los Angeles e una a San Francisco. Sono già stato una settimana a San Diego, quindi devo finire questa a San Diego, poi me ne vado una a Los
Los Angeles e poi uno a San Francisco. Ciao Marcello, come si chiama questo hotel? Si chiama Pinnacle on the Park. Lo trovate su internet. C'è gente che ci vive qua. Non ho capito cosa sia, perché in parte è un residence per questa scuola, in parte è un residence per altre scuole e in parte c'è gente che ci vive, tipo dal 30° piano in su. Ha 45 piani. Infatti è un peccato che io sia all'8º, volevo stare tipo all'ultimo, perché si vede tutto. Riesci a parlare con le persone che hai in casa o trovi difficoltà? No, sono due persone molto socievoli, i miei coinquilini. Parliamo con un inglese, loro sono molto bravi in inglese, molto più bravi di me. Io riesco senza problemi a farmi capire e capisco loro senza problemi. Sono solo curioso, puntini. Giusto qualche domanda. Quanti anni hai? 19. Il livello dell'inglese è quello stabilito da Cambridge o parlano con il loro slang? Beh, i professori parlano con l'inglese accademico, anche se poi il mio professore ti dice di imparare anche lo slang, perché è importante anche quello, se vuoi imparare a capire anche gli americani. Il professore sembra molto simpatico, il professore è molto simpatico, anzi è un grande, non fa altro che raccontare storie di vita vissuta. Lui ha fatto tipo il cuoco per 20 anni, ha costruito case di legno, cioè case reali, qua sono tutte di legno, quindi case, ha costruito case. È matto, si chiama Tommy. Ci dici come ti sei organizzato per i pagamenti, carte e bancomat? Allora, io ho una Postepay Evolution che sinceramente mi funziona solo quando la uso con il chip, cioè se la striscia non funziona, non so se è perché è rovinata la banda. In ogni caso, quando tipo al supermercato la metto nel POS così, mi funziona. Quando me la strisciano non mi funziona. Poi c'ho anche un'altra carta che è la Hype di Banca Sella e funziona in tutto il mondo praticamente. E poi ho contanti. Sono partito con $425 in contanti e sto cercando di pagare il più possibile con la carta. Mi scrivono migliora la pronuncia. Avete ragione. C'è da dire che comunque la pronuncia che avete sentito nel video della pasta alla sciamma è pessima, però ero molto anche stanco. In realtà mi ci sto impegnando, la sto imparando. Il professore Pace si concentra molto sulla pronuncia, quindi sono qua apposta per questo, insomma. Se continui così, addominali, addios. Un po' hai ragione, sto mangiando come un cane. Mi ero riproposto all'inizio della vacanza di mangiare bene ed allenarmi. Mi sto allenando poco perché magari devo montare, non ho tempo e quindi l'allenamento schippa. E inoltre sto mangiando male perché il cibo è buono, ragazzi. Domanda: hai ansia a fare questo tipo di esperienze in cui sei completamente solo o quasi e ti ritrovi a dover fare amicizia con persone sconosciute e per lo più una lingua che non è tua? Non hai nessun tipo di aiuto, non sai dove andare, cioè, allora, cosa numero 1, per me la lingua non è stato un ostacolo all'inizio, perché comunque anche se sono qua per imparare l'inglese io lo capisco, specialmente quello americano, e lo riesco a parlare facendomi capire. Farsi nuovi amici poi ovviamente non è un problema, perché sto in un posto dove ci sono tanti ragazzi della mia età che fanno esattamente quello che sto facendo io. Ovviamente se sei timido o non sei avvantaggiato devi lavorarci un po'. Invece di fare il pezzente a contare i centesimi spesi, non potresti trovarti un lavoro vero, così guadagni i soldi e non fai la figura del morto di fame? Allora ragazzi, io non mi lamento che non ho soldi, io lavoro. Se conto i soldi è perché so che a molti di voi interessa quanto si spende quando si sta all'estero, tutto qua. Volete sapere quanto si spende quando si fa la spesa all'estero? Bam, ho fatto la spesa e ve l'ho fatto vedere. Inoltre lo faccio perché penso che sia importante tenere conto delle proprie spese. Non è che se c'è soldi allora ti dimentichi delle tue spese e non tieni conto. No, come fai a fare un video al giorno? Non sei sempre impegnato. Infatti non so se, cioè, un sacco di volte non ho dormito, però è una cosa che volevo fare da tempo ed è una sfida personale che ho intrapreso e quindi sono molto felice di questa cosa. Apri un canale in inglese, volevo farlo. Se mi concentro sul mio canale in italiano, ovviamente non mi concentro su quello in inglese. Cambio location, sono nel parchetto davanti l'hotel. Ma davvero si chiama Kinder il ragazzo? Nome di battesimo si chiama Kinder. I tuoi coinquilini sembrano austeri e poco socievoli. No, sono semplicemente tedeschi in realtà. Sono molto socievoli. Da quando sono arrivato non si sono mai comportati in maniera scortese. Mi hanno sempre offerto il loro cibo, cosa che di solito i coinquilini fanno fatica a fare, immagino. Hanno sempre pulito tutto quanto. Sono solamente un po' riservati, non solo come noi che ci abbracciamo, ci baciamo. Per loro è un po' strano. Ragazzi, penso che i dubbi principalmente erano questi e spero di averli risolti. Adesso tuffetto in piscina. Però mi sono dimenticato l'asciugamano in stanza. Pollo, guacamole e formaggio. Allora ragazzi, oggi ho speso solamente per fare la spesa e le 3 ciambelle la mattina. Quindi $3 di ciambelle più $21 di spesa, per un totale di $24. Ragazzi, io qua finisco di montare, faccio i compiti, metto a posto e poi vado a Ninna. Speriamo di non fare troppo tardi. Voi mi raccomando, commentate con quello che ne pensate e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Ciao!